Audio Jungle. Oggi prepariamo insieme una ricetta che io la definisco un comfort food, cioè è una ricetta proprio del ristoro, è un classico, ognuno nella propria casa ha la sua versione e si tratta delle polpette al sugo. Adesso vi dico gli ingredienti e le prepariamo insieme. Per le mie polpette al sugo occorre 500 g di macinato, io l'ho fatto misto, metà manzo e metà maiale, poi occorre 3 panini secchi che vanno ammollati nel latte, poi una piccola cipolla, 2 spicchi d'aglio, 50 g di parmigiano reggiano grana padano, 2 uova, un bel mazzetto di prezzemolo fresco e una bottiglia, cioè 700 ml di passata di pomodoro. In più serve l'olio che ho già messo in padella per friggere, del sale e del pepe, dopo lo correggete all'ultimo, e poi se l'impasto risulta troppo umido del pane grattugiato che servirà poi all'occorrenza, quanto basta. Ok, adesso prepariamo l'impasto. Ho messo il mio macinato in una bowl bella grande, poi prendiamo le uova, le mettiamo dentro, ok, poi aggiungiamo il formaggio, il sale, poi dopo lo assaggiate anche alla fine, un po' di pepe, una grattata bella generosa. Poi spostiamo un attimo, prendiamo il pane che è stato ammollato, vedete, lo dobbiamo strizzare e man mano incorporarlo. Ultima cosa, poi dobbiamo tritare l'aglio e il prezzemolo e inserire tutto dentro e poi mischiamo per bene. Ho messo tutti gli ingredienti, compreso l'aglio e il prezzemolo. Adesso ci aiutiamo prima con un cucchiaio di legno a mischiare bene tutti gli ingredienti. Poi ovviamente mani pulite e iniziamo a fare le nostre polpette. Dobbiamo mischiare tutto per bene. Non abbiate paura di sporcarvi. Così. Vedete che inizia a prendere forma. Va lavorata un pochino. Diciamo che le polpette, vedete, l'impasto è già bello sodo, però giusto una manciatina di pane grattugiato, come vi ho detto, lo mettiamo e basta. Ok. Adesso dobbiamo formare le nostre polpettine. Io non le faccio troppo grosse, poi vedete voi, perché la mia misura preferita è questa, così quando dobbiamo mangiarla 2 bocconi si mangia. Poi se voi le volete più grosse fate pure. Adesso prepariamo le nostre polpettine, poi io le lascio sempre mezz'oretta in frigo prima di cucinarle, prima di friggerle, perché così prendono bene la forma e si insaporiscono per bene. Facciamo così con tutto l'impasto. Ho messo a soffriggere una piccola cipolla. Quando ha preso leggermente il colore dobbiamo inserire le nostre polpette, leggermente schiacciate. Fate così e poi tac, tac, leggermente, non è che me le dovete appiattire tutte.
Ne vengono fuori con l'impasto che vi ho dato una ventina. Due e l'ultima qua. Ok, facciamo un po' la fiamma e soffriggiamo tutto da un lato e dall'altro. Le polpette si sono rosolate ambo i lati. Adesso prendiamo la nostra passata, sempre nella stessa padella, opla, abbassiamo un po', ok, aggiungiamo un po' di prezzemolo e aglio che ho avanzato prima quando ho tritato, giriamo piano piano, così le facciamo impregnare bene del sugo, poi mettiamo il coperchio semi aperto, lo fermiamo poi con un cucchiaio di legno, lo appoggiamo così e lo facciamo cuocere per mezz'ora 40 minuti finché il sughino si sia leggermente ritirato. Poi alla fine dovete aggiustare di sale e di pepe se manca e basta, e poi andiamo a tavola. Eccole qua le mie polpette al sugo, molto invitanti. Questa è una ricetta proprio di casa mia, io le faccio così, mia mamma le faceva così e anche mia nonna. Se voi avete delle ricette segrete fatemele pure sapere. E un'altra cosa, il sugo se avanza potete condirci una bella pasta. A me sicuramente non avanza perché ho già pronto il mio pane che mi faccio una bella scarpetta. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, iscrivetevi al canale e azionate la campanella così avete le notifiche di tutte le ricette che faremo insieme e mi raccomando, like! Ciao, alla prossima!